$1,87. Tutto qui. E 60 centesimi erano in penny. Monetine risparmiate una o due alla volta, tirando sul prezzo col droghiere, il fruttivendolo e il macellaio, finché le guance si arrossavano per il tacito sospetto di tircheria che un simile atteggiamento comportava. Della li contò 3 volte, $1,87. E il giorno dopo sarebbe stato Natale. Non c'era altro da fare che lasciarsi cadere sul vecchio divano malandato e scoppiare a piangere. E così fece Della. Il che induce una riflessione morale. La vita è fatta di singhiozzi, sospiri e sorrisi, con una certa prevalenza di sospiri. Mentre la padrona di casa passa lentamente dai singhiozzi ai sospiri, diamo un'occhiata alla casa. Un appartamento ammobiliato da $8 la settimana. Non propriamente indecente, ma certamente abbastanza modesto da poter rientrare nella lista di controllo della pattuglia che si occupa dei mendicanti. Nell'atrio sottostante c'era una cassetta delle lettere dove non arrivava mai posta e un campanello elettrico da cui nessun dito umano avrebbe potuto più cavare un suono. Inoltre c'era un cartoncino con il nome Mr. James Dillingham Young. Quel Dillingham era stato sventolato ai 420 in un periodo di prosperità quando il suo proprietario guadagnava $30 la settimana. Ora che ne portava a casa 20, le lettere sembravano quasi sbiadite, come se stessero pensando di accorciarsi in una semplice D. Ma ogni volta che Mr. James Dillingham Young tornava a casa e raggiungeva il suo appartamento al piano di sopra, per sua moglie, che vi ho già presentato come Della, era semplicemente Jim. Lei lo accoglieva abbracciandolo forte e allora tutto andava per il meglio. Della aveva smesso di piangere e si stava occupando delle guance con la cipria. Si mise alla finestra e guardò distrattamente un gatto grigio che camminava su una staccionata grigia in un cortile grigio. L'indomani sarebbe stato Natale e lei aveva solo $1,87 per comprare un regalo a Jim. Da mesi metteva da parte ogni spicciolo possibile e quello era il risultato. $20 la settimana non vanno lontano. Le spese erano state più alte del previsto, d'altronde lo sono sempre. Solo $1,87 per comprare un regalo a Jim, al suo Jim. Aveva passato molte ore felici pensando a qualcosa di bello per lui, qualcosa di fine, raro e autentico, degno di lui. Tra le 2 finestre della stanza c'era uno specchio stretto e alto. Forse ne avete visti negli appartamenti da $8. Una persona molto magra e agile può, osservando la propria immagine in una rapida successione di strisce verticali, ottenere un'idea abbastanza precisa del proprio aspetto. Della, che era piuttosto esile, ne aveva fatto un'arte. Improvvisamente si voltò di scatto dalla finestra e si mise davanti allo specchio. I suoi occhi brillavano intensamente, ma il volto aveva perso colore in pochi secondi. Rapidamente si sciolse i capelli e li lasciò cadere in tutta la loro lunghezza. C'erano 2 tesori di cui i coniugi Young andavano fieri. Uno era l'orologio d'oro di Jim, appartenuto a suo padre e a suo nonno. L'altro era la chioma di Della. Se la regina di Saba avesse vissuto nell'appartamento di fronte, Della avrebbe lasciato i suoi capelli penzolare dalla finestra tutto il giorno per asciugarli, solo per far sfigurare i gioielli di Sua Maestà. Se il re Salomone fosse stato il portiere, con tutti i suoi tesori ammucchiati in cantina, Jim avrebbe estratto l'orologio ogni volta che gli passava davanti, solo per vederlo strapparsi la barba dall'invidia. Ora i bei capelli di Della si riversarono, ondeggiando e scintillando come una cascata di acque castane. Le arrivavano sotto le ginocchia e quasi la avvolgevano come un vestito. Poi li raccolse di nuovo, nervosa e rapida. Per un momento esitò e restò immobile, mentre 1 o 2 lacrime cadevano sul tappeto rosso logoro.
indossò la vecchia giacca marrone e si mise in testa il vecchio cappello marrone e con un frullio di gonne e lo sguardo ancora luccicante uscì dalla porta e scese in strada. Si fermò davanti a un'insegna che diceva «Madame Sofronie, capelli e parrucche di ogni genere». Della corse su per una rampa di scale e si fermò ansante. Madame era grande, troppo pallida, troppo fredda. Non sembrava affatto una Sofronie. «Vuole comprare i miei capelli?» chiese Della. «Io compro capelli», disse Madame. «Togli il cappello e fammi vedere». Si disciolse la bruna cascata. $20, disse Madame, sollevando la massa con mano esperta. «Datemeli subito», disse Della. Le 2 ore successive scivolarono via su ali rosate. Bah, perdonate la metafora trita. Della stava rivoltando ogni negozio alla ricerca del regalo per Jim. Alla fine lo trovò. Era certamente stato fatto per Jim e per nessun altro. Non c'era nulla di simile negli altri negozi e li aveva ispezionati tutti da cima a fondo. Era una catenina da orologio in platino, sobria e raffinata nel disegno, che dimostrava il proprio valore con la sostanza e non con gli ornamenti pacchiani, come dovrebbe essere per ogni cosa fatta come si deve. Era addirittura degna dell'orologio. Appena la vide, seppe che doveva essere di Jim, perché era come lui, sobria e preziosa. La definizione valeva per entrambi. Le chiesero $21 e lei corse a casa con i suoi 87 centesimi rimasti. Con quella catena al suo orologio, Jim avrebbe potuto controllare l'ora in qualsiasi situazione. Per quanto magnifico fosse l'orologio, infatti, a volte era costretto a guardarlo di nascosto a causa del vecchio laccio di cuoio che usava invece della catena. Quando Della tornò a casa, l'ebbrezza cedette il passo alla prudenza e alla razionalità. Prese l'arricciacapelli, accese il gas e si mise al lavoro per sistemare i danni fatti dalla generosità sommata all'amore. Ed è sempre un compito immane, cari amici, un compito da giganti. Dopo 40 minuti, la sua testa era coperta di piccoli ricci che la facevano sembrare un ragazzino che aveva marinato la scuola. Si guardò allo specchio a lungo, attentamente, con occhio critico. «Se Jim non mi uccide prima di guardarmi una seconda volta», mormorò, «dirà che sembra una corista di Coney Island. Ma cosa potevo fare, dai? Cosa potevo fare con $1,87? Alle 7 il caffè era fatto e la padella sul retro della stufa era calda e pronta a cuocere le costolette. Jim non era mai in ritardo. Della avvolse la catena nella mano e si sedette sull'angolo del tavolo vicino alla porta da cui lui entrava sempre. Poi udì i suoi passi sulla prima rampa di scale e impallidì per un momento. Aveva l'abitudine di recitare piccole preghiere silenziose per le cose più semplici e ora sussurrò: «Ti prego, Dio, fa che mi trovi ancora carina». La porta si aprì. Jim entrò e la richiuse dietro di sé. Era magro e aveva un'espressione molto seria. Povero ragazzo, solo 22 anni e già il peso di una famiglia. Aveva tanto bisogno di un cappotto nuovo e non possedeva guanti. Appena varcata la soglia, Jim si fermò, immobile come un setter che ha fiutato una quaglia. I suoi occhi erano fissi su Della, con un'espressione che lei non riusciva a comprendere e che la spaventava. Non era rabbia, né sorpresa, né disapprovazione, né orrore, né alcun altro sentimento che lei si fosse aspettata. Semplicemente la fissava, immobile, con quella strana espressione. Della scivolò giù dal tavolo e andò verso di lui. «Jim, tesoro», lo supplicò, «non guardarmi così. Mi sono tagliati i capelli e li ho venduti, perché non avrei potuto passare il Natale senza farti un regalo. Ricresceranno. Non sei dispiaciuto, vero? Dovevo farlo. I miei capelli crescono in fretta. Dimmi buon Natale, Jim, e cerchiamo di essere lieti. Non sai che regalo meraviglioso ho per te». «Ti sei tagliata i capelli?» chiese Jim lentamente,
come se non fosse ancora arrivato a quella ovvia conclusione dopo il più intenso sforzo mentale. «Li ho tagliati e venduti», disse Della. «Non ti piaccio lo stesso? Sono io, anche senza i miei capelli, no?» Jim si guardò intorno con aria interrogativa. «Hai detto che i tuoi capelli non ci sono più?» chiese, con tono quasi idiota. «Non cercarli», disse Della. «Li ho venduti, ti dico. Venduti, andati. È la vigilia di Natale. Sii buono con me, l'ho fatto per te. Magari i capelli della mia testa si potevano contare», aggiunse con dolce serietà, «ma nessuno potrà mai contare il mio amore per te. Vuoi che metta sulle costolette, Jim?» Jim sembrò svegliarsi improvvisamente dallo stordimento e abbracciò la sua Della. Per 10 secondi volgiamo altrove lo sguardo, con discrezione. $8 la settimana o $1 milione l'anno, che differenza c'è? Un matematico o uno spiritoso vi darebbero entrambi la risposta sbagliata. I re magi portarono doni preziosi, ma non questo. Questa strana affermazione sarà chiarita più avanti. Jim tirò fuori un pacchetto dalla tasca del cappotto e lo posò sul tavolo. «Non fraintendermi, Della», disse. «Non c'è taglio, rasatura o shampoo al mondo che possa farmi amare di meno la mia ragazza. Ma se apri quel pacchetto capirai perché appena ti ho vista sono rimasto senza fiato». Dita bianche e agili strappano corda e carta, poi un grido estatico di gioia e subito, ahimè, si torna alle lacrime e ai sospiri, che richiesero l'immediato intervento di tutte le capacità consolatrici dell'uomo di casa. Lì, sul tavolo, c'erano i pettini, l'intera serie di pettini laterali e posteriori che Della aveva a lungo ammirato nella vetrina di Broadway. Splendidi pettini, puro guscio di tartaruga con bordi tempestati di gemme, proprio della tonalità perfetta per i suoi meravigliosi capelli ormai scomparsi. Erano pettini costosi, lo sapeva, e il suo cuore li aveva desiderati senza alcuna speranza. Ora erano suoi, ma le trecce che avrebbero dovuto adornare erano andate. Li strinse al petto e alla fine riuscì ad alzare gli occhi umidi e sorridere, dicendo: «I miei capelli crescono così in fretta, Jim». Poi Della sobbalzò come una gattina scottata e gridò: «Ehi!» Jim non aveva ancora visto il suo bel regalo. Lei glielo porse, ansiosa, sulla mano aperta. Il metallo opaco sembrava riflettere la luce del suo spirito, vivo e ardente. «Non è una meraviglia, Jim? Ho cercato in tutta la città per trovarla. Ora dovrai guardare l'ora 100 volte al giorno. Dammi l'orologio, voglio vedere come sta». Invece di obbedire, Jim si lasciò cadere sul divano, si mise le mani dietro la testa e sorrise. «Della», disse, «mettiamo via i regali di Natale per un po'. Sono troppo belli per usarli subito. Ho venduto l'orologio per comprarti i pettini. E ora, perché non metti su le costolette?» I re magi, come sapete, erano uomini saggi, uomini meravigliosamente saggi, che portarono doni al bambino nella mangiatoia. Furono loro a inventare l'arte di fare regali di Natale. Poiché erano saggi, i loro doni lo erano altrettanto, ed erano pensati per poter essere scambiati nel caso ce ne fossero due uguali. Io vi ho raccontato, un po' goffamente, la semplice storia di due giovani che, molto imprudentemente, sacrificarono l'uno per l'altra ciò che avevano di più prezioso. Ma come ultima parola, ai saggi di oggi sia detto questo: tra tutti coloro che fanno doni, quei due furono i più saggi. Tra tutti coloro che fanno e ricevono doni, loro sono i più saggi. Dovunque e sempre, essi sono i più saggi. Sono loro i re magi.